Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, sono John Fardi. Oggi voglio cominciare una run che ho pensato di fare perché è una build che a me interessa molto ed è la build del Giant Dead. La run è molto interessante perché praticamente si tratta di praticamente fare solo una run con Svyander, tirare super bene la stamina e altre piccole cose, insomma abbastanza challenging, non quanto una Soul Level 1 Run, però è molto interessante. Ora diamo un nome al nostro personaggio, un nome a caso. Allora, la classe necessaria è il bandito, poi andiamo alla chiave universale per fare varie cose, lo facciamo busso perché è un Giant Dead. Gli mettiamo il volto del viandante che è l'unico che non faccia schifo. Capelli blu, non so, capelli, mettiamo dai capelli selvaggi, dai. Poi ci mettiamo, sì, mi va bene. Personalizziamo un po'. Magari manca davvero. Ecco qua. Molto bene, il nostro personaggio è pronto, possiamo cominciare. Saltiamo la scena iniziale, tanto ormai l'abbiamo già vista più e più volte. Molto bene, eccoci qua. Ovviamente la parte iniziale del gioco è abbastanza tranquilla, è praticamente la stessa per ogni personaggio che si sceglie, per cui cerchiamo di farla abbastanza in fretta. Allora, la build del genere in cosa consiste? È una build che ha moltissima stamina, si prefigge di essere in fast roll, avere molto equilibrio e fare comunque molti danni. Ora però la stamina che mi servirà sarà davvero tanta, 66, per cui essendo una build per il livello 99 non è possibile avere anche tanta stamina, tanta forza e tanta destrezza, quindi per cui bisognerà utilizzare armi che richiedano poche forza e destrezza ma che facciano comunque molto danno, le quali potranno essere, anzi le quali saranno ovviamente le armi del caos o le armi elettriche. Adesso questo qua lo ucciderò così male. I quali saranno ovviamente le armi del caos e le armi elettriche. Nel nostro caso particolare sarà la Svaianda del caos, un'arma molto carina da utilizzare, se uno riesce a far bene i dead angle è un'arma spettacolare, nonostante le dead angle non sia così facili da fare, o almeno per me non lo siano, vabbè, io sono un abbo, lì c'è poco da fare. Al di là di quello, uno potrebbe volendo utilizzare qualunque altra arma del caos o elettrica con un Giant, però vabbè, il Giant ovviamente è rinomato, no, per utilizzare la sua fantasmagorica Svaiando del caos, e noi utilizzeremo appunto quello. Bene, muori Oscar, grazie. Basso un attimino magari dei dialoghi perché ne avevo letto. Alzo un po' questo. Facciamo così, ok. È una shortcut. Allora,
Andiamo a fare il culetto al nostro caro Asylum Demon. Quindi, molta vitalità, molta stamina. Allora, la build Legended si prefigge di avere 2 slot per gli incantesimi, poiché nella build originale il Gendered avrebbe 2 slot, cioè 12 di volontà, ma in questo modo sacrificherebbe 2 punti di vitalità, cioè non avrebbe 50 ma avrebbe 48, e a me 48 sinceramente fa schifo, quindi lo personalizzerò un po' questo Gendered, gli metterò invece che 50 di vitalità e 12 di volontà, invece che 50 di vitalità, scusate, invece che 48 di vitalità e 12 di volontà, farò 50 di vitalità e 10 di volontà. Alla fine una fiamma nera più che sufficiente. Non è necessario andare in nuovo gioco più. Per vedere se riuscivo a ucciderlo con un attacco in salto. Yes. Questo poveretto viene sempre malmenato da qualunque giocatore non sia alle prime armi. Mi dispiace, caro. Sempre un piacere, dammi la chiave, grazie. Molto bene. Molto utile con qualunque personaggio, anche col Gened, fare un giretto preliminare per il Santuario delle Anime del Fuoco. Questo ci permetterà di ottenere le anime che ci serviranno per avere 16 di forza e 10 di destrezza, che è il minimo indispensabile per utilizzare la Svyander a 2 mani. A me mi interessa utilizzare una mano, perché a una mano la Svyander fa del poco schifo, è troppo lento. Ora, intanto riusciamo forse a fare un paio di livelli, forse anche 3. Vediamo un po'. Ottimo, abbiamo già forza, ecco. La forza e la destrezza non verranno più fatte salire, perché non ci serviranno. La Svyander richiede 24 di forza e 10 di destrezza. Per le armi a 2 mani servirà solamente il 66% della forza necessaria. Se facciamo 24 per 2 terzi viene esattamente 16. La nostra forza è già sufficiente per utilizzare una Svyander. La Svyander scala in forza e in destrezza, ma siccome noi la faremo del caos, scalerà unicamente sulle nostre umanità. Il danno base sarà fisso, quello fisico, mentre quello del caos scalerà sulle nostre umanità. Ovviamente sull'umanità che abbiamo in alto lì a sinistra, non quelle elementari. Potevo anche non dirlo, comunque diciamolo che non si sa mai. Recuperiamo qualche cosina qua per il santuario, delle anime in giro, saranno sempre utili. Non ricordo se ho già preso anche l'anima che c'era qua, scusate, no. Qua c'è un'anima nascosta, non so se l'ho presa, anzi l'ho già presa. Bene, adesso andiamo a prendere qualche osso da ritorno, qualche globo incrinato dell'occhio rosso, anche se non credo che li utilizzeremo, ma corriamo all'umanità. Non l'ho già preso? Sì. Ok, allora andiamo nell'ascensore. Salve signor Petros, lei è uno stronzo. Andiamo avanti. Qua recuperiamo un'altra anima morto quel tutto. E recuperiamo quello che manca da recuperare. Allora, probabilmente con questo poco equilibrio che mi ritrovo, mi sa che contro gli scheletri potrei anche morire, ma spero di no, lo vedremo sempre. Allora, globi inclinati dell'occhio rosso, abbiamo il talismano alla mazza che non ci serviranno, ma le prendiamo lo stesso perché siamo già qua. Poi abbiamo, ecco, queste mi interessavano, le ossa del ritorno. Allora, via del ponte, questo, mettiamo qua le ossa che potrebbero sempre servirci. Qualche talismano di Lloyd se vogliamo farlo, vabbè, questo potrebbe servirci più avanti.
In ogni caso adesso noi andiamo il più in fretta possibile verso la sveglia, che era non mi serve. Allora, eccola qua. Ok, la Spyander è presa, spero di non crepare come una merda. Non bloccarmi la strada, grazie. La lancialata l'ho presa anche se non mi serve a niente. Andiamo avanti. Salve, salve, sì, salve, salve. E cerchiamo di tornare sani e salvi al nostro ben amato falò. Oppala. Eccoci qua, bene, 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 siamo sani e salvi. Allora, adesso però ammazzo il Crash Fallen War perché mi è sempre stato sui maroni e non lo sopporto, per cui adesso innanzitutto saliamo di livello, tiriamo su qualcosa. Indovinate un po' la stamina è essenziale. Poi faremo anche qualche giretto per prendere qualche anello intermedio, tipo anello del lupo, eh, per fare certe battaglie, comunque vabbè. Saliamo di livello, tiriamo su la stamina che per ora ci servirà assai. Bene, equipaggiamoci la nostra cara Svyander e mi sa che però peso troppo, giusto? Sì, sono in mitra, via l'elmo, 364 peso ancora troppo. Senza lo scudo? Sì, senza scudo sono in pastro. Far perdere sto stronzo senza scudo? Sì, dovrei farci, vabbè, proviamoci. You've got some nerve. Dai, oppa. Arma a due mani, R1. You will soon regret this. Va bene, ok. Si è capito che l'ho ucciso tante volte sto stronzo. Vabbè. Dai, premi attacco. Oppa. Arma a due mani, R1, parry. Se io facessi il parry a una mano non gli farei assolutamente niente, nonostante il personaggio utilizzi comunque l'arma a una mano quando fa il parry, il riposto, scusate, non il parry. Devo attrarlo però in pattern che conosco, se no mi ammazza. Aspetta, non rischiamo troppo. Calma. Eccolo qua. No, perché non l'ho fatto? Forse il gradino. Dai, vieni. Aspetta. Bravissimo. Oppala. E mi sa che sei morto. Sei ancora vivo. Va bene. Dai. Sto aspettando. Bravissimo. Oppala. Arrivederci. Ti ho fatto un favore, guarda, me ne auguro, sia per te che per me. Bene. Allora, riusciamo a fare un livellino ancora? Sì. Tiriamo su ancora la stamina, magari, così non devo andare in giro nudo senza scudo, ma chi se ne frega, sono un giant. Non ancora, però sono un giant. Procediamo dunque, andiamo verso il borgo dei non morti. E invece no, ho detto una cavolata. Andiamo prima a fare un altro ulteriore giretto, visto che a me le fiaschette Estus più 0 mi fanno davvero schifo. Cioè adesso, insomma, non fraintendete, non sono uno che beve nei PvP, però in PvE una fiaschetta Estus potenziata può davvero essere molto utile. Per cui faremo il nostro bel giretto a Petit Lond. Vediamo se intanto c'è qualcosa da utilizzare. No, non pare. Ok, va bene. Allora, qua intanto c'è un'altra bella anima da recuperare, la recuperiamo subito. Che è un soldato senza nome, se mi dà 800 anni, che sono tante a questo punto del gioco. E visto che abbiamo la chiave universale, perché non usarla? Andiamo qua nella nostra cara vecchia Valle dei Dragoni.
anche se non sono dragoni, ma sono di verme blu che sparano elettricità, ma vabbè, lasciamo stare. Se consideriamo il drago zombie, effettivamente anche lui è un drago, però vabbè. Procediamo, adesso cerchiamo di recuperare le cose che ci servono dal signore qua senza svegliarlo. Intanto recuperiamo l'altra che è facile, anche se si prende contro non si sveglia. Mentre per prendere questa c'è da essere abbastanza cauti, molto cauti, molto cauti. Ah, è l'altro lo scudo. Cazzo. Non me lo ricordavo. Vabbè. Pazienza. Paglia storia cosa serve per utilizzarla? Domanda. Beh. Ah, 14 di fede, niente. Non potremo comunque utilizzarla con questo personaggio, per cui la lasceremo lì. Cerchiamo di non crepare. Ok, perfetto. Io sono pazzo che faccio i salti con il DSFX attivo, vabbè, lasciamo stare. Allora, adesso andiamo a recuperare l'anima della guardiana. Allora, qua utilizzerò uno show del ritorno perché non voglio rischiare di morire come una merda. Sempre lei però via, lei muoia così non soffre più. Maledizione transitoria. Stavo per volare giù come una merda, meno male che non è successo. E invece volerà giù. Ed eccoci ai fantasmi. This is Halloween, this is Halloween. Sono il paladino. Bene. Muoviti, 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 muoviti. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Bene. Portiamo la nostra anima da una collega qua, un guardiano del fuoco, e ci facciamo potenziare la nostra fiaschetta. Bene, tutto è pronto. Ora che il nostro giretto è fatto, potremo partire per il golgo dei non morti e da lì fare tante belle cosine. Cosa assolutamente necessaria, no, non è vero, non è necessaria, cosa che voglio fare io è non uccidere il demone toro per avere quell'area buona per il PvP, e vi farò vedere come si può fare per non ucciderlo, per lasciarlo vivo e andare invece avanti comunque nel gioco. Tiro magari su una vitalità un pochino, anche se sembra ecco, giusto qualche livellino. 15 di vitalità ci può bastare. Bene. Niente. Signore e signori, alla prossima.